Scusate se comincio il video con queste immagini un po' particolari, ma ci tenevo troppo a mostrarvi questo passaggio. La sera prima di dormire ho usato queste favolose pastiglie di Everdrop, specifiche per il WC. Basta tuffarne una o due nello scarico, secondo il livello di sporco, e lasciarla lì. Si disintegra e si attiva, e arriva anche nei punti dove di solito facciamo fatica a strofinare con lo scopino. Mentre noi riposiamo, la pastiglia lavora per noi, sciogliendo il calcare e le incrostazioni di urina e sporco ostinato. Non volevo aspettare per farvele vedere, perché il risultato al mattino si vede. Oltre all'efficacia, mi piacciono queste pastiglie di Everdrop perché non contengono sostanze chimiche aggressive che inquinano l'acqua, ma puliscono a fondo rispettando il pianeta e, mi dimenticavo, sono adatte anche alle casette esterne. Appena sono entrata in bagno stamattina, ho dato un po' con la spazzola ed è bastato un risciacquo veloce e il gusci è letteralmente tornato a splendere, bianco e igienizzato come piace a noi. Ciao ragazzi, io sono Wendy e insieme a mia sorella Cynthia vi diamo il benvenuto in un nuovo video. Come vedete, sto preparando dei cappuccini. Oggi la colazione per noi va così. Ci coccoliamo un po' e addolciamo questa mattinata con una generosa spolverata di cacao in polvere. Non c'è niente di meglio del profumo del caffè e del cioccolato per darci la carica giusta. Altri due come questo e siamo pronti. A volte è meglio fermarsi un secondo e fare una pausa. Ho voluto approfittare di questa bellissima mattinata fresca per venire qui, ai margini del fiume vicino casa, e abbiamo fatto una passeggiata rigenerante. C'è un silenzio meraviglioso a quest'ora, prima che i posti diventino affollati. Guardare l'acqua che scorre e sentire il rumore della natura aiuta a mettere in ordine i pensieri. Credo sia fondamentale regalarsi questi piccoli momenti di pace. Una passeggiata così ti cambia davvero l'umore. Tornata a casa quella stessa mattinata, avevamo un appuntamento molto importante. È venuto il nostro idraulico di fiducia. Ha cambiato la casetta del WC e ha fatto un controllo generale. Sapete come sono questi interventi? La cosa che mi ha fatto più piacere, mi ha fatto i complimenti per il profumo e per quanto i sanitari fossero curati. Sicuramente devo dire che il merito questa volta è tutto di Everdrop. Aver usato i loro prodotti ha fatto davvero la differenza. Non solo hanno igienizzato a fondo,
ma hanno lasciato quel profumo di pulito così intenso che persino lui l'ha notato. A volte il tempo passa così velocemente che non ce ne accorgiamo nemmeno. Era quasi l'ora di pranzo, ma ero ancora in tempo per preparare una delle nostre preferite, la torta salata di patate e tonno. I miei me la chiedevano da un po', ma sinceramente avevo proprio voglia di mangiarla anch'io. Chi ci segue da tempo sa che non è la prima volta che la facciamo. È una ricetta semplicissima, ma risolve sempre il pasto con gusto. Il procedimento è davvero facile. Ho tagliato le patate, le ho lavate bene e messe a bollire. Nel frattempo ho anche sgocciolato 3 scatolette di tonno. Il bello di questa base di patate è che potete personalizzarla come preferite. Se non amate il tonno o volete cambiare sapore, potete tranquillamente sostituirlo con delle zucchine tagliate a julienne o degli spinaci ben strizzati. In questo caso però vi consiglio di aggiungere anche un uovo all'impasto. Aiuterà a legare meglio le verdure e le patate, rendendo la torta bella compatta e saporita. È una versione vegetariana davvero deliziosa che piace sempre a tutti. Una volta pronte le patate, le ho schiacciate un po' per farle raffreddare più velocemente e poi ho aggiunto il tonno. Io non metto l'uovo, ma se preferite un composto più legato potete aggiungerne uno. Per dare carattere alla torta aggiungo parmigiano, pepe, aglio e il cipolla in polvere e visto che a noi piace molto, anche un pizzico di cumino. Mescolo tutto finché i sapori non sono ben uniti. A questo punto ho srotolato la pasta sfoglia e messa nella pirofila. Vi confesso che avrei preferito averla rotonda invece che rettangolare, ma ci adattiamo e va benissimo lo stesso. Ho fatto dei buchi sul fondo con una forchetta e verso il composto.
Rifinisco la superficie con un filo d'olio d'oliva, altro parmigiano e un po' di pan grattato per la crosticina. Metto in forno già caldo a 200 gradi per circa 30-35 minuti. Ragazzi, ora che arrivano le belle giornate, queste torte sono ideali anche per i picnic, perché sono buonissime mangiate anche fredde. Era ancora calda, ma vi posso assicurare che è buonissima. Nel silenzio di questa mattinata così fresca e tranquilla, ho voglia di avervi qui con me per continuare insieme una routine di casa molto semplice. Parlo di quei piccoli gesti che, ne sono sicura, facciamo quasi tutte ogni singolo giorno per far ripartire la casa. Ma prima di metterci all'opera, un bel caffè. Il letto di mia figlia è già stato sistemato da lei, un piccolo aiuto che apprezzo tantissimo. Quindi mi dedico a rifare il mio insieme a voi. Sapete che per me un letto ben rifatto cambia subito l'anima della stanza. Dà un senso di ordine e pulito immediato che fa stare bene per tutto il resto della giornata. Mentre finisco di sistemare il letto, volevo chiedervi un piccolo favore. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Sapete che per noi creatori di contenuti vedere la nostra community crescere è la carica più grande che ci sia. Ogni vostra iscrizione, ogni like e ogni commento sono per me una motivazione incredibile a continuare, a studiare nuovi contenuti e a registrare altri video per voi. Iscrivervi aiuta tantissimo il canale a crescere, ma soprattutto mi fa capire che questi momenti, che sono in assoluto i miei preferiti, fatti di semplicità, di casa, piacciono anche a voi.
Proprio ieri avevo finito di fare tutto il bucato, ma all'ultimo minuto sono spuntate fuori queste cosette che erano rimaste in giro. Sto utilizzando un detersivo in polvere che ho scovato da Brico e come tocco finale non può mancare l'ammorbidente classico di felce azzurra. È un profumo senza tempo, sa proprio di casa e di pulito tradizionale. E mentre lascio la lavatrice in funzione a fare il suo lavoro, io non sto certo a guardare. Mi sposto subito in cucina per svuotare la lavastoviglie. Mi piace incastrare le faccende così. Mentre un elettrodomestico lavora, io ne sistemo un altro. È l'unico modo per tenere tutto sotto controllo e godermi poi un po' di relax. Approfitto di questo momento anche per lasciare il lavandino completamente sgombero dalle poche cose rimaste della colazione. Preferisco lavarle velocemente a mano per fare prima, ma soprattutto perché voglio pulire il filtro della lavastoviglie e lasciarla aperta per un po' a prendere aria. È un trucchetto semplicissimo ma fondamentale per evitare che si formino cattivi odori o umidità all'interno. Mi aiuto questa volta con lo sgrassatore di Evedro, che lascia un profumo di fresco molto buono. Una lavastoviglie pulita e ben arieggiata lavora molto meglio e dura più a lungo. Prendersi cura dei nostri elettrodomestici è il primo passo per avere una casa davvero sana. Ho messo subito ad asciugare quello che c'era in lavatrice. Ne approfitto per passare velocemente l'aspirapolvere qui e anche nelle camere da letto. Sta finalmente arrivando la primavera e in questa casa vogliamo approfittare al massimo dello spazio che abbiamo qui fuori. Non vedo l'ora di godermi un po' le serate fresche nel nostro angolino all'aperto. Quindi ho deciso di iniziare a renderlo un po' più speciale con qualche piccolo dettaglio. Da Teddy ho preso questa lampadina che si ricarica con il sole. È perfetta da tenere sul tavolino perché si accende da sola al tramonto, creando subito un'atmosfera soffusa. Poi non ho saputo resistere a questa lanterna più grande, dove inserirò la candela. Immagino già di metterla in un angolo per dare quel tocco più intimo, caldo e accogliente al nostro spazio esterno.
Basta davvero poco, a volte solo un paio di luci giuste per trasformare un semplice balcone in un piccolo rifugio dove rilassarsi a fine giornata. Adesso è il momento di dedicarmi al nostro nuovo soggiorno. Mi piace moltissimo l'effetto di questa stanza, perché abbiamo scelto una combinazione di mobili laccati e mobili in legno. Siccome sulle superfici lucidi la polvere e le impronte si notano subito, quindi bisogna avere un occhio di riguardo. Inizio passando lo spolverino in microfibra su tutta la superficie. Subito dopo ripasso con un panno in microfibra appena inumidito. È un passaggio fondamentale, specialmente sulle parti laccate, per eliminare quelle fastidiose macchie di impronte che rimangono quando apriamo i cassetti o poggiamo le mani. Vedere il riflesso della luce sui mobili puliti mi dà una soddisfazione incredibile. Usare solo un panno umido senza troppi prodotti aggressivi è il segreto per mantenere il laccato lucido nel tempo. Anche se ancora non arriva il nostro divano, con pochi gesti il soggiorno torna a splendere e l'intera casa sembra subito più ordinata e accogliente. Ho avuto finalmente l'opportunità di provare in casa uno dei profumi per ambienti di Everdro. Ragazzi, devo dirvelo, questa fragranza al cotone fresco ci ha letteralmente incantati. L'ho preparato seguendo con cura i loro consigli ed è stato semplicissimo. È un profumo delicato, ma che sa di pulito profondo, proprio come quando si aprono le finestre in una mattina di primavera.
Ma quello che mi ha colpito tantissimo, oltre al profumo, è l'estetica. Questa boccetta in nero satinato è davvero incantevole. Non è solo un profumatore, ma un vero e proprio oggetto d'arredo che sta benissimo sopra i mobili nostri. È quel dettaglio di classe che aggiunge un tocco di modernità e di calore a tutto l'ambiente. Siamo arrivati alla fine del video di oggi. È stata una giornata piena, ma condividerla con voi rende tutto più leggero. Grazie di cuore per aver passato questo tempo insieme a noi e ricordatevi di lasciarmi un commento. Vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!